Buongiorno, anzi buonasera a tutti e benvenuti finalmente al primo, chiamiamolo così, episodio ufficiale di Future Stars. Ve l'avevamo promesso, inizio della Serie C per il Milan Futuro e nome ufficiale alla trasmissione. Ovviamente è il primo episodio, diciamo, a seguito della partita di campionato, è il terzo episodio complessivo. Vi invitiamo, se vi interessa, ad andare a recuperare i primi due, dopo le due partite, i primi due turni di Coppa Italia Serie C, l'esordio con vittoria contro il Lecco e poi la seconda partita contro il Novara. Future Stars, abbiamo scelto questo nome con qualche rimando un pochino anche videogiocoso per quella che sarà una trasmissione che vi accompagnerà per tutto l'anno, tendenzialmente il lunedì, salvo qualche cambio particolare di palinsesto, e che avrà come unico tema il Milan Futuro, questo nuovo progetto lanciato dalla società di Via Aldo Rossi per tutta la stagione, la terza, ricordiamolo, a fare la seconda squadra, che ha iniziato le sue partite ufficiali nel campionato di Serie C proprio ieri sera, andando a perdere all'esordio a Chiavari contro l'Entella per 1-0. Ma adesso ne parleremo meglio ovviamente con me e con il mio prode scudiero, sempre al mio fianco, il buon William Cherry. Ciao Will. Ciao Jack, buonasera a tutti. Allora, Will oggi appunto ha questa voce un po' così perché viene da una settimana di influenza, ma comunque ha voluto essere qui per voi e per questo io vi chiedo di lasciare un like per Will che si sacrifica mezzo malato per essere qui con voi e con noi a parlare di Milan Futuro. Commentate, fateci sapere la vostra sulla partita di ieri e anche sul mercato, perché parleremo oggi per la prima volta anche un pochino di mercato nella seconda parte della trasmissione. E se non siete ancora iscritti, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella così vi arrivano le notifiche per tutte le nostre trasmissioni in diretta o registrate. Direi di partire subito e partiamo con la formazione. Direi Daniele Bonera resta coerente, stessa identica formazione titolare della seconda partita di Coppa Italia Serie C contro il Novara, che era in realtà molto simile anche alla prima, con l'unica differenza di Gianca Traoré titolare al posto di Sia. Qualche differenza nei cambi, ma poi Will ovviamente ce ne parlerai meglio tu. Anzi, se vuoi leggi tu la formazione. Sì, Bonera schierava in porta Nava, da destra a sinistra Gimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan, centrocampo mediana 2 con Zeroli e Sandri da destra a sinistra, e sempre da destra a sinistra al tre quarti Cuenca, Liberali, Traoré, di punta Solitario, Camarda. Insomma, la solita che siamo abituati a vedere, ci ha abituati a vedere in questo inizio di stagione, tranne la prima partita dove Traoré aveva qualche piccolo fastidio e ha giocato sia. Sì, sicuramente Traoré è stato un fattore, poi nella seconda partita, quella contro il Novara, lo è stato un pochino meno, la tolgo momentaneamente, lo è stato decisamente meno nella partita di ieri, una partita che non è stata eccessivamente positiva più o meno in nessuna fase. Il Milan ha avuto, diciamo, il controllo del gioco, correggimi poi Will se tu l'hai interpretata diversamente, solamente nella fase centrale del primo tempo, per quanto mi riguarda, dopo un inizio un po' difficile, con un po' di tensione legittima, un finale di primo tempo molto difficile con l'Entella che ha iniziato a spingere e ha trovato spazi, e poi un secondo tempo in cui oggettivamente l'Entella ha legittimato il risultato, trovando poi il gol del vantaggio e il gol della vittoria, e anzi, dobbiamo essere sinceri e onesti, avrebbe meritato di farne di più, ma ha dilapidato una quantità di occasioni veramente importante. Tu, Will, in generale, come hai visto la partita? Allora, io credo che non sia un caso che la prima sconfitta stagionale sia coincisa con la prova peggiore, forse nemmeno solo di quest'anno, ma degli ultimi 2 o 3 anni, da quando è visibile praticamente in quasi tutte le partite, di Kevin Zeroli, che veramente non ha trovato assolutamente la posizione. Io non ho capito bene quali fossero le sue consegne, nel senso che molto spesso si andava ad alzare verso Liberali, penso per andare in sovrannumero e poter liberare gli esterni, che di fatto hanno sofferto, perché questa cosa non è mai riuscita, letteralmente. In realtà sofferto tutta la tre quarti, perché anche Liberali, a parte qualche giocata estemporanea nel primo tempo, non è che abbia esattamente brillato a livello di gioco, di colpi, di differenza in campo. Zeroli, che poi però doveva fare un lavoro abbastanza importante sulla destra, perché sulla destra ti ritrovi Gimenez e Cuenca, due che non sono esattamente nati per difendere, e quindi
Diciamo che Sandri di fatto veniva fuori una mezza specie di 3-2-4-1, il 2 sarebbe Gimenez e Sandri sulla stessa linea, però Gimenez molto largo e spesso un pochino per i conti suoi, diciamo così, e quindi veniva fuori un po' di disordine in campo. Sandri ha fatto una partita secondo me eccezionale, perché reggere quel centrocampo ieri in quella maniera da solo era abbastanza difficile, e mal che vada abbiamo perso la partita, sì, però c'è riuscito perché comunque il Milan ha tenuto il campo in qualche maniera. Abbiamo sofferto maledettamente sui calci piazzati e su palloni alti in generale, e questo secondo me ha un problema abbastanza leggibile, e questo non è una critica al giocatore, è una critica al coso, a Bonera, ma forse è un indizio anche su quello di cui andremo a parlare dopo, cioè il mercato. Sì, sicuramente i palloni alti, in generale i calci piazzati, sono una difficoltà di questa squadra, lo sono stati anche nelle prime due uscite contro il Lecco e soprattutto contro il Novara. Ricordiamo che il Novara è arrivato il primo gol, il gol del vantaggio dei padroni di casa, proprio su corner, e pochi minuti dopo Nava ha salvato probabilmente la partita con un miracolo su un'altra grande occasione del Novara, sempre da corner. Ieri ogni corner rappresentava un'occasione. Non dico che ogni corner era come un calcio di rigore per l'Entella, ma come una punizione dal limite sì. Questo sicuramente si spiega anche per un discorso di, per quanto mi riguarda, struttura fisica e esperienza. Ho proprio notato a un certo punto durante una punizione o un corner, non ricordo, in favore del Milan, Zeroli, che era marcato dal capitano dell'Entella, che sostanzialmente gli ha impedito anche di provare ad avvicinarsi al pallone usando un po', chiamiamole così, le maniere forti. Ma è a questo che serve in realtà la seconda squadra. Io credo che la sconfitta di ieri sia stata molto, molto, molto formativa per questi ragazzi. Una partita un po' nervosa, dobbiamo dirlo, in cui probabilmente anche Lentella ha puntato sulla sua esperienza proprio cercando di nervosire la partita in determinati casi. E io voglio citare un giocatore, un episodio in particolare, di cui so che poi Will anche tu vuoi dire la tua su questa cosa, che è Jimenez. Jimenez è un giocatore molto, molto forte, è un giocatore molto, molto talentuoso. Deve crescere, deve cominciare a mettere un pochino a posto la testa. Ieri è entrato in campo che aveva voglia di litigare, questa è l'impressione che ho avuto io guardando la partita, e lo ha fatto più o meno a ogni piè sospinto, a ogni contrasto. La scena più brutta da vedere, che poi si è tramutata invece in quella che per me è la scena più bella di tutta la partita, è stato quando, durante una rimessa laterale, Jimenez addirittura si è quasi messo a litigare con l'allenatore della Virtus Entella, e Bonera, resosi conto della situazione, è andato lì, lo ha preso e spostato di peso, dicendogli anche qualche parola che io posso immaginare fosse un discorso, credo, sul rispetto verso l'avversario, verso una persona peraltro anche molto più grande e più esperta di lui. E devo dire che da quel momento Jimenez sembra essersi un pochino calmato. È rimasto nervosetto, diciamo così, per tutta la partita, ma si è calmato. Il che è un peccato, perché forse ieri a livello di campo è stato uno dei più positivi, o comunque diciamo uno dei meno negativi, però questo atteggiamento caratteriale sicuramente in Serie C deve smussarlo molto. Sì, diciamo che c'è differenza tra carattere e andare oltre, cioè c'è una linea che non va travalicata. Gimenez purtroppo, e lo vediamo, l'abbiamo visto anche primavera, l'abbiamo intuito da quelle che erano le voci anche da Madrid, lo ha da tempo questo problema, e spesso travalica, c'è poco da dire, cioè spesso travalica, e dal carattere diventa un pochino una testa un po' calda. Secondo me Bonera, in questo senso, di tutto quello che si può dire, pensare tra differenze tra Bonera, Abate, eccetera, ecco, una cosa che Abate secondo me non trasmetteva era tranquillità. Con tutto il bene che voglio a Ignazio, era uno veramente caldo, anche lui con l'arbitro, che faceva molta fatica a mantenere anche controllo. Abate ieri con quella mossa secondo me ha fatto un mezzo capolavoro, nel senso che gli ha detto dammi la palla finché non ti scusi, di fatto non la batti, cioè gliel'ha detto pure all'arbitro, l'ha spiegato pure all'arbitro che si è avvicinato, e
E molto semplicemente Gimenez ha bisogno di queste cose, deve imparare che il rispetto per l'avversario ci vuole anche nell'avere carattere e nel giocare duro e comunque nel mostrare anche un pochino di durezza, che in una Serie C fa comodo, perché ricordiamocelo, fa comodo. Ma ripeto, una cosa è giocare duro, e anche Zeroli ha avuto diversi scontri nel primo tempo, difendendo i compagni da capitano, con gli avversari, però non ha mai travalicato il rispetto, anzi forse nel secondo tempo l'hanno fatto con lui in una situazione in area di rigore dove veramente ci poteva stare qualche cartellino, perché era un po' eccessivo, non ha chiesto rigore, niente è caduto, insomma. Sto divagando, comunque sì, benissimo Bonera, Gimenez è fortissimo, se riesce a mettere a posto questo piccolo particolare non ho dubbi che arriverà ad altissimo livello, però non è un particolare di irrilevante, è una cosa che va messa a posto perché poi ti condiziona. In Serie A se ti leggono e sanno che sei così, tu non duri 20 minuti in campo. Molto semplicemente. Sono pienamente d'accordo con te. Ti faccio l'ultima domanda su Abate prima poi di passare a parlare di mercato. Rimetto un secondo la grafica delle formazioni e volevo chiederti la tua sui cambi. Adesso vado a leggere precisamente quando sono avvenuti e quali sono stati i cambi. Il Milan passa in svantaggio al 54esimo minuto con il gol di Corbari, che poi si rivelerà il gol vittoria. Ovviamente Abate corre ai ripari e 2 minuti dopo fa i primi 2 cambi, inserisce Diego Sia al posto di Chaka Traoré, stesso cambio visto anche col Novara, e Alesi al posto di Liberali. La partita non si sblocca, al 69esimo butta dentro Longo per appesantire l'attacco togliendo Cuenca, e poi invece nella parte finale della gara, all'84esimo, Cubis al posto di Jimenez e Gala al posto di Zeroli. Will, questi cambi come li hai visti? Allora, secondo me è molto importante, nonostante sia stato un cambio abbastanza ininfluente, anzi è entrato Maluccio, è normale dopo mesi e mesi e mesi di assenza, è molto importante il rientro di Gala, che è uno dei pochi giocatori che abbiamo veramente di livello per la categoria e con esperienza nella categoria soprattutto. Credo che sarà un giocatore importante che potrebbe anche andare a giocare in un'altra posizione rispetto a quella che ha occupato ieri, e cioè potrebbe finire magari a destra al posto di Cuenca, che io non sono sicuro nemmeno resti al Milan fino a fine finestra, ecco, diciamo così. Però sì, Gala sicuramente è un rientro importante. Longo per quello che ha mostrato, cartellino, carattere, leadership, difesa di palla a centrocampo, ha fatto una cosa molto interessante. Forse se aveva i 45 minuti l'avrei fatto anche iniziare questa partita, proprio a livello di segnale e di esperienza per la squadra, perché come dicevamo Lentella ha messo in campo tutta la cattiveria, tutta l'esperienza, l'ha messa sul piano nervoso, che è l'unico piano su cui lo possono mettere, perché questa squadra a livello tecnico, se te vai a viso aperto, tecnica contro tecnica, perdi, anche se sono giovani. C'è poco da fare, perché sono tutti abbastanza veramente forti e con prospettiva. Quindi forse avrei giocato lungo dall'inizio, molto interessante il rientro di Gala. Non so se avrei insistito con Cuenca dall'inizio, però è facile col senno di poi. Ecco, tutto qui. Certo, e quindi finisce così. Purtroppo il Milan futuro porta avanti questa tradizione delle seconde squadre di perdere con un gol di scarto, peraltro all'esordio in Serie C. Successe alla Juve Next Gen ad Alessandria, se non erro, diversi anni fa, quando nel 2018 credo, perdendo 2-1. Successe lo scorso anno all'Atalanta Under 23 che perse 3-2 con la Virtus Verona. Succede anche al Milan che cade 1-0 a Chiavari contro l'Entella, un Milan che però potrebbe non essere il Milan futuro definitivo per tutta la stagione, anzi forse non lo sarà, perché notizia di oggi riportata da tutti i principali giornalisti che si occupano di calciomercato, il Milan ha sostanzialmente concluso la trattativa con il Salisburgo per Nicolò Turco. Dovrebbe essersi chiusa con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni o poco di più, con circa 1 milione di bonus. Turco arriva dal Salisburgo, ma l'ultima stagione l'ha giocata in prestito all'Iefering, che è una specie, chiamiamola così, di seconda squadra del Salisburgo, che gioca appunto nella seconda divisione del calcio austriaco. Classe 2004, 20 anni,
193 centimetri, quindi sicuramente fisicamente è strutturato e piazzato per un campionato come può essere la Serie C, fa la punta centrale, quindi si va a unire alla batteria di attaccanti con Longo e ovviamente con Francesco Camarda. L'anno scorso, appunto nella seconda divisione del campionato austriaco, ha giocato per un totale di 691 minuti distribuiti in 13 presenze, realizzando un gol e servendo 3 assist. Will, io lo dico e lo ammetto candidamente, non conosco particolarmente il giocatore, ma sicuramente mettere un pochino di peso in attacco, anche e soprattutto, visto che si parla moltissimo di soprattutto Camarda, magari in ottica prima squadra, che possa fare qualche panchina, visto che né Okafor né Jovic convincono da titolari, che Morata è infortunato, eccetera, può essere una copertura interessante per il Milan futuro. Dimmi la tua in pochi minuti. È sicuramente un'operazione molto molto interessante, ma è un'operazione win-win, nel senso che questo giocatore in ogni caso acquisirà valore. Per me è già probabilmente un po' sotto livello in C, per me starebbe bene in una B, lo dico senza remora. Turco è un giocatore abbastanza tipico, nel senso che lo vedete che è 1,93, ma non è la tipica boa in area, anzi è un giocatore che cerca tantissimo la profondità, discretamente veloce, con un gran mancino, lega bene il gioco. Io lo conosco ovviamente per la sua esperienza alla Juventus, che era... Sì, ricordiamolo, vivaio Genoa prima, ma soprattutto tra fila giovanili nella Juventus. Esatto, quindi prima alla Juventus, poi si è trasferito appunto al Salisburgo via Liefering in prestito. Però è sicuramente un giocatore interessante che può dare qualcosa sicuramente a livello di C, è un gran giocatore, un grande innesto. Io non ho dubbi a riguardo. Credo che in prospettiva sia una plusvalenza che cammina, senza dire, non per cattiveria o perché non possa giocare nel Milan un giorno, anche se la vedo difficile, però è un'operazione effettivamente che potrebbe acquisire facilmente valore per le cifre che si vociferano, ovviamente. Poi se fossero diverse è un altro discorso. E poi c'era parlare di un altro giocatore. Questo sembra essere in arrivo, probabilmente è ancora di più alto livello, dovrebbe essere un colpo con un giocatore già pensato per fare da spola fra il Milan futuro e la prima squadra, e si tratta di Silvano Voss, centrocampista centrale, mediano, diciamo così per chiamarlo un po' alla vecchia maniera, classe 2005, 19 anni, di proprietà dell'Ajax, 189 centimetri, quindi anche lui una struttura fisica piuttosto importante, un valore di mercato un po' più importante rispetto a quello visto prima per Turco, e soprattutto l'Ajax chiede ben più di questa cifra qui. Lo scorso anno, tra Eredivisie e la seconda divisione del calcio olandese, perché ha giocato tra la prima squadra e la seconda squadra dell'Ajax, peraltro ci tengo a sottolineare anche 3 presenze in Europa League, ha totalizzato 34 presenze complessive con un gol, 0 assist in 2094 minuti. Chiaro, numeri non da attaccante, ma lui attaccante non è un mediano. Io personalmente penso che un innesto come il suo sicuramente è utile in prospettiva alla prima squadra e molto utile in questo momento al Milan futuro. Tu, Will, come la vedi? Molto molto utile in una partita come quella di ieri, appunto, per esempio, potrebbe giocare tranquillamente accanto a Sandri con un Zeroli un pochino più avanzato, magari nella posizione di liberali, che non era esattamente la sua partita, diciamo così. Un liberali che può entrare a gara in corso, magari in questo caso, se lo teniamo in futuro, se non va magari a dare una mano anche per una squadra, perché anche lui si potrebbe pensare che possa andare a giocare in prima squadra ogni tanto, come lo stesso Vos, come Zeroli, come tanti. Però ecco, a livello fisico è sicuramente un'opzione importante, è un giocatore comunque di prestanza, nonostante non abbia un fisico ancora definito, soprattutto muscolarmente, ha visione, ha tecnica, ma soprattutto è uno che sa mantenere la posizione, cioè riesce a giocare, tra virgolette, davanti alla difesa, sia a 2 che a 3 volendo anche. E quindi è un giocatore che a questo futuro forse mancava un po'. Se Ozzy c'è il tipico mediano, diciamo così, lui è un giocatore un pochino di caratura un po' superiore, più completo, sicuramente innalza il livello del futuro qualora rimanesse lì. Siamo arrivati in chiusura e ovviamente prima di salutarvi e salutarci
come al solito abbiamo la nostra ultima grafica. E adesso l'esordio casalingo del Milan, in generale del Milan futuro e in particolare nel campionato di Serie C. Ma perché casalingo tra molte virgolette? Perché non sarà un vero e proprio esordio casalingo. Il Milan giocherà sì in casa, formalmente, ma non giocherà nello stadio che lo ospiterà poi per tutto il corso della stagione, che sarà lo stadio di Solbiate Arno, ma per via di lavori che non sono ancora stati completati nello stadio Felice Chiannetti, si giocherà allo stadio Speroni di Busto Arsizio. Quindi sarà la prima partita formalmente in casa del Milan futuro, ma non sarà ancora nella sua casa definitiva. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Saluto e ringrazio in particolare William Cervi, sempre al mio fianco. Ciao Will, ci vediamo la prossima settimana. Grazie Giacomo, grazie a tutti per la visione. Un saluto anche da parte mia, l'appuntamento ovviamente è per Milan Carpi della prossima domenica ore 18:30, quindi leggermente in anticipo rispetto alla partita di questo weekend. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di mettere like, commentare, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e io vi do appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo episodio di Future Stars. Ciao a tutti!